Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della bilancia. Può essere un periodo di riflessione, di auto-osservazione, autoanalisi. Di solito quando c'è l'eremita si parla di una ricerca interiore ed è anche una carta che implica, proprio per questa ricerca interiore, un certo isolamento. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più sempre in descrizione trovate i link dei 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi abbiamo un corso base di numerologia che sto pubblicando proprio in questo periodo. Sempre nella descrizione trovate anche il link per il corso di tarocchi intuitivi di gennaio 2026. Sono già aperte le iscrizioni ed è un corso di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, allora partiamo da un 2 di coppe, un 6 di coppe, 3 di coppe, asso di bastoni, 9 di bastoni, abbiamo il sole e un re di bastoni. Ok, così forse si vede un po' meglio. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi capiamo qual è il movimento energetico più importante del semestre, perché questa è una lettura generale, quindi vediamo quello che viene fuori e che spicca di più. Tenete presente che in un secondo momento andrò a vedere mese per mese l'evoluzione. Cercherò di dirvi quando succede che cosa. Tenete comunque presente che questa è una lettura di 4, questa è quella generale, poi ce ne sono altre 3 un po' più specifiche, una sulla crescita spirituale, diciamo i grandi temi della vita, l'altra potrebbe, cioè l'altra sarà sull'amore e le relazioni e poi ce n'è una terza che riguarderà il lavoro e l'economia. Allora, partiamo da questo 2 di coppe che può far riferimento a un'associazione, se per esempio per voi fosse una questione lavorativa, oppure potrebbe far riferimento a una relazione, anche proprio a un fidanzamento. Adesso dipende se siete in coppia o no. Diciamo che è un'unione, lasciamola un po' più aperta. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Imperatrice. Asso di spade. Wow, re di pentacoli e imperatore. Imperatore e imperatrice. Sembra quasi che qui ci sia come un inizio. Se avete conosciuto qualcuno nel passato, potrebbe essere una persona che state già frequentando. Per qualcuno è una nuova persona, secondo me. E con questo carro potrebbe esserci una decisione,
potrebbe esserci anche stata per qualcuno fa riferimento al passato, per qualcuno diciamo ai primi periodi del 2026. Dipende sempre dalla decade di nascita, dall'ascendente, da un sacco di cose. Incastrate comunque questa lettura con l'ascendente e il segno lunare, così avete una lettura quasi personalizzata. Dicevo, c'è come questo nuovo inizio e secondo me è qualcosa di ben concreto, ragazzi. C'è anche un asso di spade, quindi è come se venisse dichiarata o ufficializzato un qualche cosa. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Regina di coppe, asso di denari, un altro asso e 6 di spade. Mi è chiaro che ci sarà un nuovo inizio, mi è chiaro che potrebbe essere un passaggio, cioè nel senso, come l'idea che questa relazione amorosa, lavorativa, amichevole, fosse già in atto e che diventi qualche cosa di molto più concreto in questa prima parte del 2026. Per qualcuno ci potrebbe essere la necessità di spostarsi da dove siete, quindi se fosse una relazione romantica potrebbe essere il andiamo a vivere insieme piuttosto che ufficializziamo la relazione, facciamolo sapere al mondo. Però devo dire, ragazzi, avete imperatore e imperatrice, quindi è un po' la coppia per eccellenza. E qui con questo 3 di coppe, aspettate, andiamo a vedere prima l'asso di bastoni. Uh, 6 di coppe e 10 di pentacoli. Guardate, io ho proprio la sensazione che andrete al livello successivo con qualcuno. Il 10 di pentacoli è una carta di unione, una carta di contratti, una carta di un gruppo grande, di famiglia allargata. E per famiglia allargata intendo lui, lei, i figli di lui, i figli di lei, i cani, i gatti, qualsiasi tipo di animale di compagnia, i nonni, gli zii, i cugini. E nel caso fosse una situazione lavorativa per voi, potrebbe far riferimento a una grossa compagnia, a una multinazionale. E con questo 6 di coppe la sensazione è che stiate lavorando per un vostro sogno. So che qui era girato al contrario, però qui ce l'abbiamo a testa in su. Quindi è come un sogno che si avvera quasi, vi direi. Tenete presente che l'asso di bastoni fa riferimento proprio a quelle azioni fatte con un'intenzione, cioè io ho intenzione di arrivare lì e faccio tutto quello che è necessario per arrivarci. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, regina di bastoni e temperanza. Datemi una carta per la temperanza. 10 di bastoni, questo era un 9. Credo che ci sia come un ruolo qui da buttare giù. Cioè, ho la sensazione che sia tutto bellissimo, a parte, questa temperanza al contrario mi dice che c'è ancora un qualche cosa che avete bisogno di elaborare. La sensazione con il 10 di bastoni è che ci siano aspettative o responsabilità che vi dovete togliere da dosso, che non sono vostre. E il 9 di bastoni suggerisce anche questo bloccare un pochettino le energie, scusatemi, le energie entranti, cioè tipo mettere dei paletti, mettere dei confini. È come un po' delimitare il vostro territorio all'interno di un territorio più grande. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il sole. 5 di pentacoli e 7 di spade.
Datemi una carta per il 5. Datemi una carta per il 7. Allora, 4 di coppe per il 5 di pentacoli e cavaliere di denari e 8 di bastoni per il 7 di spade. Io credo, ragazzi, che qua vi dobbiate un pochettino spogliare di certe paure. Cioè, cosa voglio dire? Il 9 di bastoni è una carta che appunto parla di paure, di qualcuno che si difende per evitare che succeda di nuovo quello che è già successo, no? Però qui abbiamo anche il sole è la pura espressione dell'essenza. Io ho la sensazione che vi dicano un po' di togliervi la maschera, se vogliamo, di togliere certe rigidità, di togliervi certe aspettative, ma anche su voi stessi e di togliervi certe responsabilità, cioè c'è proprio questa cosa da guarire, probabilmente siete persone che quando fanno qualche cosa, quando decidono, quando agiscono, vivono come un senso di colpa, però tenete presente che quando si sceglie tra due strade, una delle due per forza di cose la si perde. Se io decido di andare a destra, quella di sinistra non la percorrerò mai, o magari la percorro ma dopo che ho fatto quella di destra. E quindi c'è come un senso di colpa per quello che si potrebbe scegliere o un'insicurezza anche mi verrebbe da dire, però certe cose non sono più di vostra competenza. Abbiamo il sole, secondo me potrebbe venirvi in aiuto qualche amico, qualche fratello, qualche parente per, come dire, aiutarvi a capire meglio dove sta il punto medio. Credo che con questo 7 di spade, al contrario, potrebbero venire fuori, ehm, diciamo, delle bugie che vi siete autoraccontati. Autoraccontati perché? Perché c'è un 5 di pentacoli che è una carta di carenza e qui abbiamo anche un 4 di coppe che è una carta di cecità. Quindi è come se qualche cosa non lo aveste visto fino a questo momento, non... È come se non lo prendeste in considerazione subito, ma perché non lo vedete? Però io credo che qui qualcuno potrebbe essere un fratello più grande, un cugino più grande, un amico, potrebbe attraverso una comunicazione che è quella che vediamo con l'otto di bastoni, farvi capire un po' di più che bisogna lasciarsi andare. Allora, il 10 di bastoni è una carta di pesi che si tolgono, il sole è una carta che vi dice di fluire. Andiamo a vedere questo re. Fante di bastoni e re di spade. Allora, io devo dire che secondo me la fine della lettura è molto bella. Riprenderete il vostro potere personale, quello che qua rischiate un po' di delegare agli altri perché avete paura, appunto, soprattutto qui. 5 di pentacoli, una carta di carenza. Parla di qualcuno che è in una mentalità di carenza, cioè mi manca questo, non ho questo, potrebbe anche esserci un po' di vittimismo lì in mezzo, però in realtà è perché non vi state rendendo conto di quello che realmente avete. È come se pensaste che vi manchi qualche cosa, che vi mancasse qualche cosa, però ehm, io non credo che sia così. Stavo guardando che potrebbe anche essere una relazione che inizia con qualcuno. Perché avete un sacco di re, ragazzi, quindi secondo me è anche proprio una questione di potere personale e soprattutto vedendo questo eremita, è una questione di indipendenza, ma sento che raggiungerete quell'indipendenza, nonostante il 5 di pentacoli, nonostante il 4 di coppe, nonostante queste bugie che secondo me verranno a galla, perché la carta del sole parla proprio delle cose fatte in modo chiaro, della trasparenza, di essere cristallini, parla anche in un certo modo della verità. E qui io ho la sensazione che sì, prenderete in mano la situazione, diventerete più autonomi, più indipendenti, più...
più padroni delle vostre scelte, perché è come se diventaste più consapevoli delle scelte che andrete a fare. Secondo me potrebbe esserci qualche divergenza con questo personaggio per quello che riguarda, allora, se fosse una questione lavorativa potrebbe essere dove investire per fare la pubblicità, che strategie di vendita assumere, cioè potrebbero esserci come delle divergenze in questi settori. Se fosse una relazione magari di tipo romantico, vi dico che potrebbe esserci una persona vicina che in qualche modo vi fa riflettere oltre il necessario. È come se vi instillasse dei dubbi. Però secondo me si risolvono entro la fine del semestre. Vi dico, questo sole parla proprio di parlare chiaro e qui abbiamo un 7 di spade al contrario. Qualsiasi cosa abbiate omesso o qualsiasi bugia abbiate detto, magari per paura, cioè i motivi possono essere X e non sono giudicabili, però qui è come se vi invitassero ad essere onesti, prima di tutto con voi stessi e poi con le persone che vi stanno vicino. Andiamo a vedere mese per mese, vediamo se riesco a dirvi quando succederà che cosa. Fante di coppe, 5 di pentacoli nuovamente, torre, stella, regina di bastoni e 9 di bastoni. Quindi qui è molto facile. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Fante di coppe. Fante di coppe secondo me potrebbe rappresentare come questo nuovo inizio di cui parlavamo qui. Potrebbe essere questa persona che tra l'altro abbiamo due fanti all'inizio, quindi vi dico che per qualcuno potrebbe essere più giovane o cioè nel senso dipende dall'età che avete voi, però potrebbe esserci come una differenza sostanziale a livello di età o anche a livello di voglia di vivere, per certi versi, perché comunque i fanti hanno sempre questa grinta, questo entusiasmo. Ehm, Questa giovialità o giovinezza può anche alle volte essere interpretata come immaturità, perché un fante è un fanciullo ed è, diciamo così, acerbo nei confronti della vita, sta iniziando, si sta affacciando, non ha tante esperienze e quindi potrebbe essere un po' immaturo. Ehm, e quando fa le sue offerte, quando fa queste proposte, le fa perché è preso dall'entusiasmo del momento. Poi è facile che in corso d'opera così si dimentichi. Questo è gennaio. A febbraio abbiamo il 5 di Pentacoli, quindi secondo me qui potrebbe arrivare come una delusione, come un qualche cosa che poi sì vi fa proteggere da questa persona. Potrebbe essere questa verità che viene a galla. Arriviamo a marzo c'è una torre, è girata a testa in giù, quindi io non credo che sia una vera e propria rottura, ma più l'idea. E di nuovo ritorno qua, cioè nel senso è come se ad un certo punto ci fosse un qualche cosa che vi delude, che non va come voi vorreste e potreste anche pensare di lasciar perdere questa collaborazione o questa relazione. Aprile abbiamo la stella girata al contrario, sento come se mancasse proprio la speranza di poter ricostruire o costruire qualche cosa con questa persona, però poi maggio-giugno, maggio abbiamo la regina di bastoni, che abbiamo comunque sempre qui, secondo me si tratterà di
usare tutta la vostra diplomazia per riuscire a portare a casa il risultato che voi volete. Vi dico, si finisce giugno con un 9 di bastoni, quindi potrebbe essere che per paura di essere delusi di nuovo, perché questo è un 9 di bastoni, è una carta di paura del passato, che qualche cosa succeda di nuovo e quindi la persona si scherma, si protegge. Quindi tenderete a proteggervi per, diciamo così, evitare, secondo me, di rimanerci di nuovo male. Il punto qual è? È che secondo me una chiacchiera onesta, sincera, serve per ripristinare un certo equilibrio. Cioè, qui abbiamo la carta del sole e vi dico, è come se ci fosse la necessità di mantenere una relazione pulita, pura a livello di sentimenti. E quindi anche queste bugie che vediamo qui con il 7 di spade potrebbero effettivamente venire a galla o comunque, tra virgolette, essere un po' confessate, no? Comunque, alla fine del periodo devo dire che ci sarà molta più indipendenza, molta più sicurezza, molta più saggezza, nel senso che quando si conosce un po' meglio la persona si sa come prenderla, si sa come valutarla, si sa che tasti non toccare. È come se ci fosse più capacità di gestione della situazione. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi vogliono dire, che consigli vi vogliono. Amichevolezza e rallentare. Rallentare è un cavaliere di pentacoli e l'amichevolezza è un 2 di coppe. Sentite, ho un'altra interpretazione. Potrebbe esserci questa storia travolgente, mi viene quasi da dire, perché 2 di coppe, carro, imperatore, imperatrice, anche se fosse una collaborazione lavorativa, è come se fosse tanto sulla stessa onda, cioè c'è una parte che vi attira l'uno dell'altro, però ci sono anche come delle zone che secondo me devono essere un po' riviste. La cosa che mi dicono queste carte è di rallentare un attimo nell'evoluzione di questa relazione e l'amichevolezza, che mi riprende un po' il significato del sole, che parla anche di amici. Secondo me è qua per consigliarvi di diventare prima amici di questa persona, di coltivare una sana amicizia con sentimenti puliti, poi in un secondo momento decidete come procedere con la relazione. Però penso che il consiglio sia prima di creare qualche cosa di fisico o di, diciamo così, indissolubile con questa persona come se fossero idee, come se fossero sogni, cioè prima di iniziare a fantasticare è importante diventare amici con qualcuno. È interessante perché qui avete il Cavaliere di Pentacoli e un 8 di bastoni. L'8 di bastoni è un acceleratore delle carte che sono vicine, questa è una carta di fermo, qui ce l'avete di nuovo. Secondo me è un po' come se vi dicessero a livello fisico cercate di rallentare, però continuate con le chiacchiere perché con la carta del sole si deve creare la fiducia con l'altra persona. Andiamo a vedere ancora qualche altro oracolo. L'architetto, 8 mesi, questo è interessante perché è l'essere l'architetto della mia vita, il progettare la mia vita, 8 mesi. E qua vi chiedo, dove vi vedete tra 8 mesi? Vi vedete nello stesso posto dove siete adesso? Indipendenza organizzativa, 5 mesi. Secondo me prenderete un po' le cose in mano come vi avevo detto, come vi avevo anticipato. Queste carte, 8 mesi e 5 mesi, queste tempistiche, valgono dal momento in cui voi vedete la lettura, non dal momento in cui è stata pubblicata, ovviamente. Ok, 2 parole su cui focalizzarvi l'anno prossimo, quindi nel primo semestre. Perdono e pace. La persona più difficile da perdonare siamo noi stessi. Noi siamo i giudici più severi di quello che facciamo, di quello che pensiamo, ci castighiamo. È il nostro critico interiore
che tutte le volte ci dice non sei stato abbastanza bravo, abbastanza perfetto, abbastanza bello, abbastanza questo, abbastanza quello. Perdonatevi così che la mente riesca a raggiungere la pace. Meditazione di Findorn per concludere in bellezza. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Siene cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te. Ora. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrà invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. Sii paziente e porterai a termine ogni cosa. Consenti alla vita di sbocciare come un fiore. Sii sempre cosciente della divinità interiore e sappi che tutto è bene. Non dimenticare mai di rendere grazie per tutto, perché con la gratitudine il cuore resta aperto e l'amore fluisce. Consenti al mio amore di irrorare attraverso di te qualsiasi cosa con cui tu entri in contatto oggi, a cominciare da ora. Bellissime carte, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale potete mettere hype, dare like, iscrivervi, condividere il video e nel caso voleste iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare per conto vostro, quindi vi abbonate al canale e con i vostri tempi, con i vostri ritmi potete fare lo stesso tipo di percorso, perché nella sezione degli abbonamenti sono temi un po', come dire, si parte dalle cose semplici e poi ci sono cose anche un po' più, diciamo, articolate, però sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero, perché appunto si parte dalle cose semplici e si vanno a vedere temi di metafisica, di metamedicina, le credenze limitanti divise per settore, si parla di astrale, si parla di entità, di esoterismo, ci sono meditazioni per pulire il campo energetico, insomma, se volete migliorare la vostra vita, avete tutta la sezione degli abbonamenti a disposizione, perché io l'ho creata proprio come se fosse un corso di formazione. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ah, e vi auguro un 2026 super splendido. Ciao ciao!